Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Italian Pod. Io sono Francesca Rossi, insegnante di italiano, e come sempre sono qui con il mio collega e amico Luca Bianchi. Ciao Francesca, ciao ascoltatori. Oggi parliamo di un argomento che secondo me è fondamentale per chi vuole davvero diventare fluente. Pensare in italiano. Sembra una cosa da poco, ma fa tutta la differenza, vero? Assolutamente. E non solo per parlare meglio, ma anche per capire la lingua in modo più naturale. Oggi vi sveleremo qualche trucco, qualche storia personale e magari vi sorprenderemo con qualche dato interessante. Allora, partiamo dalla domanda. Perché è così importante pensare direttamente in italiano? Beh, ci sono diversi studi che dimostrano che chi riesce a switchare la mente sulla lingua che sta imparando, impara più velocemente. Non so se hai letto quella ricerca, Francesca, ma pare che il cervello si adatti proprio a nuovi schemi quando smettiamo di tradurre tutto mentalmente. Sì, l'ho letta anch'io. E guarda, lo vedo ogni giorno con i miei studenti. Quando smettono di tradurre dall'inglese o dalla loro lingua madre, diventano più spontanei, più sciolti. Anche la pronuncia migliora, perché non c'è quel filtro mentale che rallenta tutto. Esatto. E poi, diciamolo, tradurre mentalmente è una fatica. Ti blocca, ti fa perdere il filo. Io stesso, quando ho iniziato a studiare francese, mi incartavo sempre perché cercavo la traduzione perfetta. Ma la lingua non funziona così, no? No, infatti. Mi ricordo la prima volta che ho provato a parlare inglese con una persona madrelingua. Mi sono bloccata completamente perché cercavo di tradurre ogni parola. È stato un disastro. Da lì ho capito che dovevo cambiare approccio e ora lo dico sempre ai miei studenti. Bisogna pensare in italiano, anche se all'inizio sembra impossibile. Ok, ma come si fa concretamente a iniziare a pensare in italiano? Non è che uno si sveglia e, puff, la testa parla italiano. Ci sono delle tecniche, no? Certo, una delle più semplici è etichettare gli oggetti intorno a te. Tipo, attacchi un post-it sul frigorifero con scritto frigorifero, sulla porta porta e così via. Sembra una sciocchezza, ma aiuta tantissimo a collegare la parola direttamente all'oggetto, senza passare dall'inglese. Sì, e poi c'è la narrazione della routine. Io, per esempio, quando volevo migliorare il mio francese, raccontavo a voce alta quello che facevo. Sto preparando il caffè. Adesso esco di casa. All'inizio mi sentivo un po' scemo, lo ammetto, ma funziona. E vale anche per l'italiano, ovviamente. Assolutamente. Un'altra cosa che consiglio è visualizzare le parole. Invece di pensare cat e gatto, prova a immaginare direttamente un gatto quando senti la parola gatto. Così il cervello fa meno fatica e la parola resta più impressa. E poi, per chi vuole immergersi davvero, c'è la full immersion. Ascoltare musica italiana, guardare serie TV, leggere libri, cambiare la lingua del telefono e magari usare app come Tandem o HelloTalk per parlare con madrelingua. Non serve essere perfetti, basta buttarsi. Ecco, però tanti studenti hanno paura di sbagliare. C'è questa idea che bisogna parlare perfettamente, altrimenti meglio stare zitti. Ma non è vero. Gli italiani, in realtà, apprezzano tantissimo chi si sforza di parlare la loro lingua, anche con errori. Sì, la perfezione è il nemico del progresso, come si dice. Bisogna accettare di fare errori, ridere di se stessi e andare avanti. Un esercizio che propongo spesso è il 5-Minute Italian Mindset Challenge. Per 5 minuti descrivi la tua giornata solo in italiano. Anche se dici solo mi sveglio, mangio, vado al lavoro, va benissimo. Mi piace. E poi c'è il diario. Scrivere ogni giorno 2 o 3 frasi in italiano, anche solo la lista della spesa. Oppure usare flashcard per associare le parole direttamente alle immagini, senza passare dall'inglese. Funziona davvero.
A proposito di successi, mi viene in mente Maria, una studentessa americana che aveva una paura matta di parlare. All'inizio non diceva una parola, ma ha iniziato a scrivere un diario in italiano ogni sera. Dopo qualche mese non solo parlava, ma si divertiva pure a correggere i suoi vecchi errori. È la prova che si può fare, basta un po' di costanza. Allora, ricapitolando, pensare in italiano è la chiave per diventare fluenti e ci sono tanti modi per allenare la mente, dai post-it alle app, dal diario alle chiacchiere con se stessi. L'importante è non avere paura di sbagliare e divertirsi nel processo. Esatto, e ricordate, anche 5 minuti al giorno fanno la differenza. Provate una delle tecniche di cui abbiamo parlato oggi e fateci sapere come va. Noi siamo sempre curiosi di sentire le vostre storie. Grazie mille per averci ascoltato. Luca, come sempre, è stato un piacere chiacchierare con te. Il piacere è tutto mio, Francesca, e grazie a voi ascoltatori. Ci sentiamo nel prossimo episodio di Italian Pod. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima!